Buongiorno ragazzi, cominciamo a parlare del 600 del XVII secolo. Divideremo le video lezioni del 600 in due grandi macro argomenti. Prima parleremo delle lezioni intitolate L'assolutismo europeo e poi torneremo indietro e parleremo del parlamentarismo britannico. Quindi fondamentalmente in queste prime lezioni assolutismo europeo parleremo del 600, del XVII secolo, dall'inizio alla fine, tranne la Gran Bretagna, di cui ci occuperemo nel secondo macro argomento del 600. Assolutismo europeo e il 600, l'età dell'assolutismo. Cominciamo con l'economia, con la crisi economica. Tutti sanno, forse se non lo sapete, non l'avete studiato a scuola, non ve lo ricordate, potete seguire questa video lezione. Tutti sanno che il 600 è un'età di crisi economica, ma non solo, anche crisi sanitaria, crisi demografica, persino crisi climatica. E molti pensano, sbagliando, che questa crisi sia generale. Pensi tu che questa crisi del 600 sia generale? Allora hai bisogno di ascoltare questa mia video lezione. La crisi del 600 non è generale. Ci sono paesi, posti dell'Europa che vanno in declino o addirittura affondano o comunque si impoveriscono. E ci sono altri posti dell'Europa invece che si arricchiscono, d'accordo? Quindi più che una crisi generale è una crisi di sostituzione. Le ricchezze perdute anche a livello di manifattura, di commercio internazionale, le quote perdute dai paesi che vanno in declino nel 600 vengono recuperate dai paesi che invece nel 600 si arricchiscono, diventano più potenti. Io ti faccio una domanda: secondo te, prendiamo due paesi a caso, ecco, tra l'Inghilterra e l'Italia, qual è il paese che va a fondo nel 600 e qual è il paese che invece diventa sempre più potente nel 600, tra l'Inghilterra e l'Italia? Lo so, dirai che la domanda è troppo semplice. La risposta è scontata. Ascolta la mia video lezione per capire. Allora, prima di tutto, nel 1600 noi abbiamo il ritorno delle grandi epidemie di peste, ma non solo di peste, anche di altre malattie di cui è difficile avere delle stime, dei numeri precisi, anche perché, a differenza della peste, queste altre malattie agiscono nascostamente, agiscono in maniera endemica. Tuttavia riprendono le grandi epidemie di peste. Noi abbiamo visto, anche studiando la peste a partire dal 300, la peste nera arriva in Europa nel 300, la peste resta in Europa fino al 600, l'abbiamo visto appunto in un altro argomento parlando della peste nera. Abbiamo detto che però nel 400, nel 1500, rispetto al 300, le epidemie di peste, vi ricordate che abbiamo spiegato, diminuiscono, attenzione, non tanto per il numero vero e proprio di epidemie, ma diminuiscono nella loro virulenza, diminuisce la forza di ogni epidemia. La peste nel 500, cioè nel secolo precedente, era ormai diventata endemica. C'erano ricorrenti episodi di peste, però provocavano alcune centinaia o al massimo alcune migliaia di morti. Spesso erano piccoli focolai, nel 500, nel secolo precedente, piccoli focolai che colpivano soprattutto grandi città. Tant'è vero che nel 500 la popolazione in Europa aumenta notevolmente nonostante la peste e le altre epidemie. Invece
Dal 1570 circa, perché in realtà la cosiddetta crisi del 300 inizia circa nel 1570-1580, le epidemie di peste diventano molto più diffuse, spesso in più zone d'Europa, molto più diffuse e molto più virulente, non più limitate alle grandi città, e provocano decine e decine di migliaia di morti ognuna di queste epidemie, non le poche centinaia o le poche migliaia di ognuna delle epidemie del Cinquecento, d'accordo? Iniziamo dal 1587 al 1591, quindi vedete, questa prima epidemia dura tanti anni, colpisce Genova, colpisce Barcellona e tutta la Catalogna, e i morti sono moltissimi. Un'altra grandissima epidemia europea è 1596-1603. Il secolo si apre quindi con una spaventosa epidemia che colpisce andando in ordine cronologico, prima la Spagna, poi la Germania, poi la Francia e poi l'Inghilterra. Si stima che soltanto in Spagna per questa epidemia siano morte almeno 600.000 persone, quindi i dati delle morti sono molto superiori a quelli del 500, almeno fino al 1570. Dal 1570 e poi nel 600 le epidemie di peste sono molto ma molto più distruttive, fanno molti più morti. Nel 1625 vi è un'altra epidemia che fa morti in tutta Europa, moltissimi a Londra. Nel 1630-31 la peste colpisce molte zone d'Europa, del centro Europa, tra cui anche l'Italia settentrionale. Ricordate, la peste del 1630-31 è quella di cui parla Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Durante la guerra dei 30 anni, che vedremo subito nelle prossime lezioni, sarà una guerra tremendamente distruttiva in tutta Europa, ma soprattutto in Germania, perché verrà combattuta soprattutto in Germania. La guerra dei 30 anni, appunto, dura 30 anni. Le sue battaglie, le sue vicende sono accompagnate da continue epidemie di peste, fino a quella terminale, cioè negli ultimi anni della guerra del 1647-1648. In Germania, durante la guerra per 30 anni, ci sono tantissime epidemie di peste. I posti colpiti perdono addirittura tra il 50 e l'80% della popolazione, che è una cifra ovviamente immensa. Vi sono epidemie di peste anche nel 1665, peste che si espande anche a Londra, la cosiddetta Great Plague di Londra nel 1667 e nel 1668 l'ultima, perché poi le epidemie di peste diventeranno quasi inesistenti fino a scomparire alla fine del 600, perché dopo 4 secoli improvvisamente scompare la peste in Europa e nel 700 non ci sarà quasi per niente. Ovviamente è un argomento della storia del 700, ma durante la guerra dei 30 anni ho detto c'è un'altra epidemia dal 1647 al 1652, c'è una terribile epidemia in Spagna, d'accordo? Quindi queste epidemie di peste provocano il ristagno della popolazione. La popolazione aumenta ma in maniera lentissima. Si suppone che dal 1590 al 1650, cioè a metà del 600, all'inizio gli abitanti in Europa erano 90 milioni, alla fine sono al massimo 100 milioni, cioè aumentano soltanto di 10 milioni, mentre invece nel secolo precedente vi erano posti d'Europa dove la popolazione era aumentata di 3-4 volte. Quindi abbiamo, se non proprio un calo demografico, una stagnazione demografica. La popolazione europea per decenni non aumenta se non di pochissimo. Alcuni storici hanno detto
fatto, questa stagnazione demografica, la popolazione non aumenta, non è colpa soltanto della peste, ma di altre epidemie. Ci sono malattie nuove come la sifilide che arriva, prima non c'è in Europa, arriva dall'America, secondo molti sarebbe stata portata proprio dai marinai di Colombo, la malaria, il vaiolo, la tubercolosi, sono malattie endemiche, non ci sono epidemie, quindi noi non possiamo sapere esattamente le cifre delle morti. Molte di queste epidemie dipendono anche dalle cattive condizioni igieniche, che ovviamente erano pessime. L'igiene, ma in generale la medicina, non fece nessun progresso nel 600, mentre era successo sì nel 500 che abbiamo visto la popolazione era molto aumentata ed era aumentata soprattutto nelle città, quindi le città diventano sempre più grandi, le condizioni igieniche in cui vive la popolazione delle città è scadente e quindi ovviamente la densità di popolazione, l'assembramento favorisce l'arrivo della peste, ma anche le cattive condizioni alimentari, l'alimentazione. L'alimentazione era molto scadente, soprattutto per il popolo. Solo i ricchi mangiavano la carne, il popolo spesso si accontentava di zuppe con cereali poveri, proprio consumati all'interno di una zuppa, cereali poveri come il miglio, il panico, il panico, la segale, l'orzo. Non era ancora stata impiantata in Europa la coltivazione del mais, che anch'esso arriva dalle Americhe dopo la scoperta dell'America. Il mais, così come anche le patate, che migliorarono moltissimo l'alimentazione dei poveri, come diremo nelle lezioni del Settecento, si svilupparono appunto soltanto tra la fine del 600 e nel 700. Quindi nel 600 l'alimentazione era molto molto scarsa. Allora voi dite ci sono anche delle carestie, sì, ci sono delle carestie dal 1570 al 1580 c'è un decennio spaventoso di carestie, i contadini muoiono di fame, nelle campagne si rifugiano nelle città. Voi capite, la peste e le altre epidemie si accompagnano alle carestie, il risultato qual è? Che i contadini si trasferiscono in città, queste città diventano sempre più elefantiache, diventano sempre più popolose in uno spazio che comunque resta limitato, quello dentro le mura, perché era troppo pericoloso costruire nuovi edifici fuori dalle mura e quindi questo ovviamente favorisce la diffusione della peste nelle città. Molti hanno detto esattamente come nel dibattito sulla peste del 600, è la peste, o meglio, sono le epidemie sono le epidemie che causano le carestie, questo sicuramente sì. Le epidemie, peste o altro, causano le carestie. È ovvio, i contadini muoiono, non ci sono più braccia per coltivare la terra, oppure abbiamo visto i contadini fuggono dalle città, le campagne sono abbandonate, carestie. Esiste anche un rapporto bionivoco, ricordate che nel caso della peste del 300, l'abbiamo detto all'epoca, ci sono diverse interpretazioni tra gli storici. Qui sì, sembrerebbe dimostrato che sia vero anche il reciproco, cioè è anche vero che le carestie provocano le epidemie, non tanto l'epidemia di peste, però fate attenzione, vi sono epidemie che dipendono dalla scarsa, dalla cattiva alimentazione, in particolare il tifo addominale. Lo dice la parola stessa, scusate, il tifo addominale viene causato da una cattiva alimentazione. Carestie, non mangi, mangi male, ti viene il tifo addominale. E il tifo petecchiale, quello pidocchio, i pidocchi erano dappertutto. Il tifo petecchiale dipende invece dalle cattive condizioni igieniche. Cattive condizioni igieniche, città sempre più densamente popolate, cattive condizioni igieniche,
e la gente muore di tifo petecchiale, perché i pidocchi ovviamente proprio davvero vanno dappertutto. Possiamo prendere come esempio negativo la città di Napoli, purtroppo una città della nostra Italia. La città di Napoli era cresciuta da un punto di vista demografico in maniera immane nel corso del Cinquecento e anche nei secoli precedenti. Pensate che aveva raggiunto e superato le 300.000 unità, tra più di 300.000 abitanti, sono tantissimi, in un territorio che non era molto vasto, perché, ripeto, non si poteva costruire fuori le mura fortificate della città, e comunque il re Filippo II, re di Spagna, possedeva il regno di Napoli, lo vietò sempre, e quindi i palazzi, capite, le abitazioni crescono in altezza. Napoli è un esempio di gigantismo. La città di Napoli aveva una densità enormemente superiore alle altre città europee. Arriva la peste e ovviamente muoiono tantissime persone. C'erano altre due città popolose come Napoli, soltanto due superiori ai 300.000 abitanti all'inizio del Cinquecento, Parigi e Londra. Quindi pensate, Napoli era una delle tre città più abitate d'Europa, più popolate d'Europa, insieme a Parigi e Londra. Ma Parigi e Londra si estendevano su un territorio molto più vasto rispetto a quello di Napoli, d'accordo? Le carestie dipendono anche dal fatto che l'agricoltura non aveva fatto proprio nessun progresso nel Cinquecento. La popolazione aumenta, ci sono sempre più bocche da sfamare, ma i cereali o qualunque altra cosa coltivata nella stessa unità di spazio non aumenta, anzi addirittura diminuisce. Ci sono terre che vengono abbandonate. Perché? Perché vi è una forte rigidità delle strutture agricole. Ci sono ancora le rotazioni, una parte della terra a rotazione deve restare non coltivata, a riposo, a magese, altrimenti non si restaura la fertilità della terra, quindi sottoimpiego della terra, anche perché i concimi sono scarsi, gli animali sono scarsi, i concimi sono scarsi, di scarsa qualità. I concimi non sono altro che gli escrementi degli animali, che mangiano ancora spesso lo stato brado su prati naturali, d'accordo? Ci sono tutti questi problemi, e quindi l'agricoltura va in crisi anch'essa. Soltanto in un paio di paesi c'è innovazione, Olanda e Inghilterra, ma lì si sta sviluppando già la rivoluzione industriale, che vedremo poi in seguito. È inutile che io vi dica adesso in concreto, cioè succede, lo ripeteremo poi in seguito parlando di rivoluzione industriale. In Inghilterra e Olanda, gli unici paesi in cui c'è innovazione in agricoltura, a partire dalle sementi, dall'uso efficace delle sementi che elimina la rotazione, così per eliminare la rotazione triennale. L'innovazione è quella del foraggio, cioè di un prato artificiale. Gli animali aumentano e danno concimi molto migliori perché mangiano foraggio. Vengono gli animali vengono allevati nelle stalle con un allevamento moderno, stabulare, la grande proprietà agricola recinta il proprio terreno e usa i salariati, il lavoro salariato al posto del lavoro a domicilio, facendo in modo che la terra frutti molto di più. Questa è già rivoluzione industriale, cioè rivoluzione agricola, che vedremo nelle lezioni sulla rivoluzione industriale, ma soltanto in Olanda e in Inghilterra avviene questo. Nel resto dell'Europa l'agricoltura ha delle strutture assolutamente ancora primitive, le stesse, diciamo, degli ultimi secoli del Medioevo. Non era cambiato assolutamente niente, d'accordo? Spesso l'agricoltura veniva anche, non erano recintate le terre, tranne in Olanda e in Inghilterra, veniva danneggiata dall'allevamento allo stato brado, passavano questi buoi, queste pecore, distruggevano i raccolti. Molti dicono la crisi agricola, il fatto che le terre vengano abbandonate, che
molte terre che venivano prima del 1570 venivano coltivate non possono essere più coltivate, dipende da un peggioramento climatico. Quindi abbiamo anche una crisi, non solo una crisi economica, visto una crisi demografica, una crisi sanitaria, una crisi climatica. Ovviamente sono tutte cose legate tra di loro. Molti storici sostengono che nel 600 fa più freddo rispetto ai secoli precedenti, alcuni addirittura si spingono a parlare di piccola era glaciale. Ovviamente fa più freddo, piove di più, molte terre, non essendoci strumenti, essendo l'agricoltura molto debole, molte terre devono essere immediatamente abbandonate perché il clima è più rigido. Come facciamo a sapere che nel 600 il clima peggiora, le temperature si abbassano molto di più rispetto ai secoli precedenti? E gli storici del clima hanno le loro frecce al loro arco, c'è la dendrologia. Siete curiosi di sapere come fanno gli storici, visto che nel 600 non c'erano assolutamente misurazioni termometriche? Come fanno a sapere che faceva più freddo? Dendrologia, sapete cos'è la dendrologia? Dendron in greco significa albero, è lo studio dei cerchi che si formano all'interno della sezione di un tronco degli alberi secolari. Questi cerchi hanno maggiore o minore spessore, lontananza o vicinanza l'uno dall'altro, colore differente a seconda che in un certo periodo ha fatto più freddo o più caldo, e quindi lo sappiamo dagli alberi. Ma poi ci sono le testimonianze iconografiche. Se fa più freddo cosa succede? Succede che i ghiacciai si estendono. Noi sappiamo che i ghiacciai nel 600 si estendevano, per esempio certi ghiacciai alpini, praticamente fino a valle, mentre nei secoli precedenti o nei secoli futuri non sarà così, perché abbiamo le testimonianze dei pittori, cioè noi abbiamo quadri e disegni che rappresentano i ghiacciai alpini, e i ghiacciai erano enormemente sviluppati, molto di più anche rispetto a quel che sono adesso. Arrivavano a valle, significa che fa più freddo. Poi la vendemmia, moltissimi ci hanno ovviamente ci hanno tramandato le date in cui avveniva la vendemmia. Secondo voi, quando fa più freddo, la vendemmia viene anticipata o viene ritardata? Pensateci. Sono convinto che avete dato la risposta giusta. Quando fa più freddo, le vendemmie sono ritardate perché ovviamente tutti i prodotti della terra ci mettono più tempo per maturare, per crescere, e quindi noi abbiamo la certezza, che abbiamo persone dell'epoca che ci scrivono qual era la data delle vendemmie in vari posti d'Europa. Le vendemmie ritardano nel 600 rispetto al 500, questo vuol dire che fa freddo, d'accordo? Allora, si tratta di una crisi strutturale che riguarda tutta l'Europa. In parte sì, però abbiamo ancora già detto che può essere interpretata anche come una crisi di sostituzione. In Spagna e in Italia c'è un fortissimo declino. Abbiamo già visto le motivazioni dell'arretratezza economica della Spagna e dell'Italia nelle lezioni dedicate all'età di Filippo II, la seconda metà del Cinquecento. Non le ripetiamo. Abbiamo detto che quei problemi che la Spagna e l'Italia aveva all'epoca non venivano percepiti. Spagna e Italia ancora davano, ovviamente, e sembravano stati molto, molto ricchi, però in realtà quelle cose che abbiamo detto nelle lezioni precedenti poi si manifestano drammaticamente nel 600. In Spagna le manifatture vengono distrutte, annientate, devono chiudere dappertutto tranne a Barcellona. In Italia, per esempio a Firenze, la produzione di lana viene difesa, ma crolla la produzione della seta, d'accordo? La materia prima non va più in Spagna e in Italia perché non conviene portarla lì, va a Lione dove ci sono delle manifatture abbastanza moderne, in Francia, oppure
la lana, Leida in Olanda, diventa una delle capitali della produzione di lana, d'accordo? E quindi vedete, ci sono paesi che si impoveriscono. Italia e Spagna l'abbiamo visto, i nobili non vogliono lavorare, le tasse sono troppo alte, ci sono le corporazioni che bloccano la libera concorrenza, e così via. Non fatemi ripetere, l'ho già detto appunto nelle lezioni su Filippo II. Invece paesi come in parte la Francia, ma soprattutto l'Olanda e l'Inghilterra si arricchiscono. In Inghilterra, come vi ho detto prima, c'è una proto-industrializzazione. Noi abbiamo paesi che si stanno già industrializzando da un punto di vista agricolo, e questi sono l'Olanda e l'Inghilterra, che sicuramente sono i due paesi che proprio migliora la loro situazione, nonostante la crisi, migliora la loro situazione, che spesso non vuol dire arricchirsi in maniera enorme. Per esempio, nel caso dell'Inghilterra, dall'inizio alla fine del 600, si vede che la produzione di pan di lana resta stabile, cioè l'Inghilterra tiene, però almeno non affonda come l'Italia e la Spagna, d'accordo? Ma anche regioni germaniche come la Sassonia e la Slesia. La Slesia è una regione in parte tedesca, in parte polacca. Ci sono episodi di proto-industrializzazione. La sostituzione l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato dell'Europa di Filippo II e dell'irresistibile ascesa dell'Olanda. Non ripeto le caratteristiche dell'enorme potenza dell'Olanda, Province Unite, paese che fino al 1579 neppure esisteva, era sottomesso alla Spagna, si era ribellata alla Spagna. Le cose le ho già dette anche sull'Olanda del primo 600, le ho già dette parlando del secondo 500, lo ripeto, le lezioni sull'Europa, sull'età di Filippo II, andate a vedere la lezione che ha il sottotitolo Olanda, d'accordo? Quindi l'abbiamo già detto cosa succede nei Paesi Bassi settentrionali, Paesi Bassi soprattutto a maggioranza cattolica, scusate, nei Paesi Bassi meridionali, Paesi Bassi, l'attuale Belgio che non si chiamava Belgio, si chiamava Paesi Bassi meridionali o Paesi Bassi spagnoli, soprattutto cattolici, che erano rimasti alla Spagna, la Spagna li aveva riconquistati, l'economia va giù e il porto di Anversa va in rovina a favore del porto di Amsterdam, cioè a favore delle Province Unite, che venivano chiamate anche Olanda, l'abbiamo detto, dalla più grande delle 7 Province Unite. Abbiamo qui un evidente caso di sostituzione. La ricchezza del Belgio, dei Paesi Bassi spagnoli, si trasferisce velocissimamente nella protestante indipendente tecnologica moderna Olanda, nelle Province Unite, d'accordo? Tutto quello che perde proprio in termini anche di manifattura, di commercio, il Belgio viene acquistato da Olanda, che quindi proprio è un caso di sostituzione. Noi abbiamo visto che questa sostituzione si basa anche proprio su uno spostamento fisico delle persone. Gli artigiani che avevano reso ricchi il Belgio prima, ma che erano soprattutto protestanti, si trasferiscono per non restare sottomessi alla Spagna cattolica della Controriforma, si trasferiscono al nord nella protestante tollerante e moderna Olanda, portando quindi la ricchezza da un posto all'altro. Quindi vedete, è un chiarissimo caso di sostituzione. Crisi di sostituzione significa che c'è un posto, in questo caso il Belgio, che declina di una tot quantità che corrisponde alla quantità che invece si aggiunge ad un altro paese, d'accordo? È come se i Paesi Bassi spagnoli diminuissero di meno 20 e le Province Unite aumentassero circa di più 20. È uno spostamento di ricchezza da un territorio all'altro, e abbiamo già detto appunto in passato quali sono le ipotesi, le motivazioni, il fatto che riguardo al fatto che un paese è piccolo e privo di materie prime come l'Olanda
nella metà del 600, la prima metà del 600 diventa sicuramente la prima potenza europea, la prima potenza occidentale, d'accordo? E questo vale per esempio anche per il grande commercio internazionale. Gli inglesi e gli olandesi si accaparrano quote sempre maggiori del commercio perché? Perché solcano tutti i mari, persino nel Mediterraneo. Pensate, nel Mediterraneo Venezia va in declino inarrestabile. Venezia commerciava con l'impero ottomano, anche se si combattevano poi tra di loro. Adesso arrivano le navi inglesi e navi olandesi nel Mediterraneo, sostituiscono il commercio di Venezia con l'impero ottomano, cioè commerciano con l'impero ottomano al posto di Venezia che invece va in declino. Quindi olandesi e inglesi dal nord arrivano nel Mar Mediterraneo e poi ovviamente negli oceani, d'accordo, vanno dappertutto, quindi nelle Indie, in Asia, ricordate che gli olandesi sottraggono l'Indonesia ai portoghesi e anche il Sudafrica e l'Inghilterra ha le sue basi commerciali in India e in tanti altri posti dell'Oceano Indiano e dell'Asia, d'accordo? E quindi voi direte, è sempre la stessa storia, c'è un crollo del Mediterraneo, ma sì, ma è vero, sarà banale, ma è vero. Il commercio internazionale, in particolare il commercio navale, ma non solo, crolla nel Mediterraneo. Il Mediterraneo è un mare sempre meno importante. Quindi potenze navali come la Repubblica di Venezia, però anche la Catalogna, ristagnano. Invece c'è il grande commercio oceanico, d'accordo? Oceanico, ehm, nelle Americhe, nelle Indie, cioè in Asia, e questo va a vantaggio di Olanda e Inghilterra, d'accordo? Di Olanda e Inghilterra. Ricordate che abbiamo detto che le colonie americane di Spagna e Portogallo non riescono a ricevere merci dalla madrepatria perché la madrepatria non le produce assolutamente e quindi calano, crollano gli scambi commerciali tra Siviglia, tra la Castiglia, tra la Spagna e le proprie colonie latinoamericane. E ovviamente che succede? Dove si riforniscono di merci e gli spagnoli che vivono in Perù, che vivono in Messico, che vivono da quelle parti, ovviamente da olandesi e inglesi. Magari questo la Spagna fa divieto di comprare merci da olandesi e inglesi, ma ovviamente c'è il contrabbando, il divieto non viene rispettato. Tutti gli spagnoli in America centro-meridionale comprano merci da olandesi e inglesi che arricchiscono molto più, molto. Abbiamo visto, e vedremo anche in un altro argomento, come olandesi e inglesi si inseriscano potentemente nel commercio degli schiavi tra il Golfo di Guinea, tra l'Africa occidentale e le Americhe, mentre la Spagna, il Portogallo è in declino nel commercio degli schiavi, la Spagna non riuscirà mai ad approntare delle basi in Africa per fare commercio degli schiavi. La Spagna sarà l'unica potenza europea che non ha mai fatto tratta degli schiavi dall'Africa all'America, non perché fossero più buoni gli spagnoli, ma perché non ci riuscirono, d'accordo? C'è da dire poi una cosa comunque molto importante. Nella prima metà del 600 Inghilterra e Olanda sono i posti d'Europa che aumentano di più la loro ricchezza, però intorno al 1650 è l'Olanda, cioè le Province Unite, a essere prevalente rispetto all'Inghilterra. Quindi fate attenzione, mentre poi l'Inghilterra la sconfiggerà, vedremo parlando dell'Inghilterra nella seconda metà. La prima potenza occidentale nella prima metà del 600 è l'Olanda, Province Unite, però poi a partire dal 1650, nella seconda metà del 600, l'Olanda sarà scavalcata dall'Inghilterra. Fate attenzione a questo. Tuttavia, all'inizio del 600, l'Olanda è superiore anche proprio tecnologicamente dall'Inghilterra, pur non avendo materie prime. Ha delle tecnologie, classico, è il caso della tintura. L'industria della tintura olandese era l'unica veramente funzionante a basso costo.
L'Inghilterra si era modernizzata, produceva tantissimi tessuti di lana e di seta, soprattutto di lana, ma non poteva tinteggiarli perché non aveva un'industria della tintura che funzionasse. Cosa doveva fare? L'Inghilterra mandava, capite, in Olanda, nelle Province Unite, i propri manufatti per essere tinteggiati e poi le Province Unite e Olanda glieli rivendevano magari al doppio o al triplo del prezzo. Quindi capite, l'Irlanda anche produceva, l'abbiamo visto, nelle manifatture, però faceva anche soldi semplicemente tinteggiando i prodotti manifatturieri degli altri paesi. Era un centro, si dice, di riesportazione. Capite che significa? Importano i manufatti inglesi che gli inglesi non riescono a tinteggiare, gli olandesi li tinteggiano, poi li ridanno agli inglesi al doppio e al triplo del prezzo. La superiorità dell'industria della tintura, del finissaggio, ma di tantissime altre cose, tantissimi altri procedimenti industriali, è superiore in Olanda rispetto a qualunque altro paese nella metà del Seicento. Vi è anche un modello monetarista della crisi che ora sembra superato tra gli storici. Ci sono storici inglesi, tra cui un certo Hamilton, che in passato hanno detto che la crisi del Seicento dipende essenzialmente dalla riduzione fortissima di metalli preziosi, oro e argento, dalle colonie spagnole nelle Americhe. L'afflusso era stato enorme nel Cinquecento, adesso le miniere di oro e argento in Colombia, in Messico, in Perù, in altri posti si esauriscono e quindi arriva pochissimo oro e argento nel porto di Siviglia e in Spagna. Altri hanno messo in discussione questo modello monetarista della crisi che sembra ormai peggiorato. Le condizioni dei contadini, abbiamo visto, peggiorano terribilmente. Questo anche un risvolto sociale, viene rinviata l'età del matrimonio. Ci si inizia a sposare oltre 30 anni. Molti pensano, ma guarda, nel 500, nel 600, nel 700 le donne si sposavano a 16 anni. Nulla di più falso, questo è assolutamente un pregiudizio, non succedeva neanche nel Medioevo. Ci si sposava alla fine dei 20 anni, ma adesso l'età del matrimonio viene rinviata perché c'è più povertà, ci si sposa dopo i 30 anni, capite quindi anche perché non aumenta la popolazione. Se ci si sposa più tardi, i figli nascono meno figli, naturalmente. E poi abbiamo, soprattutto in Spagna e in Italia è davvero drammatico, il processo di rifeudalizzazione. Che significa? Ricordate che i nobili, ricordate gli hidalgos spagnoli che volevano solo vivere di rendita, per loro il lavoro era un disonore. Già i nobili, abbiamo visto i proprietari terrieri, già di per sé in Italia e Spagna non volevano lavorare. Figuriamoci con la crisi. Ovviamente invece di investire preferiscono la rendita e quindi questa si chiama rifeudalizzazione. Non investono più, non fanno gli imprenditori, non rischiano, si accontentano della rendita, ma vogliono che la rendita aumenti, quindi fanno continue pressioni sui contadini affinché diano loro più raccolto, più prestazioni di lavoro gratuiti, corvée, eccetera. Aumentano le tasse sui contadini. Pensate, quindi capite, rifeudalizzazione, si torna indietro, la condizione dei contadini, anche proprio giuridicamente, peggiora, si ritorna in qualche modo sempre più alle servitù feudali del Medioevo, proprio al feudalesimo. La rifeudalizzazione a volte avviene con gli avvocati, con le carte bollate, cioè i nobili che fanno? Vanno nei loro archivi a ritrovare carte magari dimenticate da decenni, da secoli, per riattivare, capite, dei privilegi feudali che magari erano stati dimenticati e dicono ai contadini guardate ho trovato questa carta, dice che mi dovete pagare altre tasse, capite? Quindi c'è una pressione sempre maggiore sui contadini e i nobili vivono sempre più di rendite parassitarie, di rendite parassitarie. Già il libero mercato, il libero commercio internazionale non erano proprio, già prima non erano proprio liberalizzati, ma ancor più con la crisi del Seicento ci si chiude nel protezionismo.
si cerca, quando c'è la crisi cosa si fa? Si aumentano i dazi, si potenziano le dogane, si cerca, capite, di favorire i prodotti nazionali per proteggersi, costringere i cittadini a consumare i prodotti nazionali, non quelli importati dall'estero. È chiaro, protezionismo. Questo tipo di protezionismo nel 600 che continuerà ancora e noi lo citeremo tantissime volte, si chiama mercantilismo. E quindi dobbiamo sapere, questo è importantissimo, cos'è il mercantilismo. In poche parole, semplicemente, è la dottrina che dominava, la dottrina economica che dominava in tutti i paesi europei del 600, anche in quelli che erano liberisti al loro interno, come la Gran Bretagna. Il mercantilismo sosteneva che, qual era l'idea? Era che la ricchezza delle nazioni dipendesse dalla quantità di metalli preziosi che si trovano all'interno della nazione. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna salvaguardare, non bisogna depauperare i metalli preziosi, l'oro e l'argento che si trovano all'interno di ogni regno, di ogni nazione, ok? Cosa si fa per evitare che si depauperino? Ve l'ho già detto, non si devono acquistare merci dall'estero, non c'era la carta moneta, no? Qualunque merce veniva pagata con oro e soprattutto argento, monete d'argento. Quindi tenere al proprio interno i metalli preziosi, non darli ai mercanti stranieri in cambio di merci. Quindi il mercantilismo significa prima una cosa fondamentale che è questa: no alle importazioni. Non bisogna importare, ok? Perché se no bisogna pagare i metalli preziosi. Non bisogna importare, no alle importazioni. Se si può, però, bisogna esportare, perché ovviamente tu esporti le tue merci, entrano in cambio di quelle merci monete d'argento. Quindi no alle importazioni. No alle importazioni significa, come ho detto, mettere dazi, dogane, impedire ai prodotti esteri di entrare. Abbiamo visto che spesso entravano lo stesso col contrabbando. Non alle importazioni significa anche favorire, attenzione, le produzioni nazionali, cioè il mercantilismo dà soldi, lo Stato favorisce, lo Stato finanzia anche a fondo perduto i produttori nazionali, che siano agricoltori, ma che soprattutto quelli delle manifatture, affinché producano, capite, in un mercato protetto, in un mercato dove non c'è la libera concorrenza. Io Stato ti pago, tu produci, i cittadini sono costretti a comprare i prodotti interni e non, capite? Questo fondamentalmente è il mercantilismo, dazi doganali, monopoli, protezionismo, come, come, come abbiamo detto. E voi direte, ma chi compra le merci straniere se nessuno vuole importare? Cioè, tutti i paesi d'Europa non vogliono importare, ma vogliono esportare. Ok, allora vogliono tutti, allora, nessuno vuole importare, tutti vogliono esportare. Ma dove esportano se nessuno degli altri paesi vuole importare? Questo è il problema. Il mercantilismo, prima di tutto, produce guerre. Perché non devi importare, devi produrre all'interno, dai un sacco di soldi, tu Stato, tu governo, ai produttori nazionali. Poi queste merci le devi esportare, ma nessuno vuole importare, tu cerchi di esportarle con la forza, cioè facendo delle guerre in cui ti imponi non solo conquistando i territori, ma strappando anche, capite, degli accordi commerciali, proprio nei trattati di pace, lo vedremo, che dicono che si possono esportare merci nei paesi sconfitti. Ovviamente, forse avete già capito, anche guerre coloniali. Il mercato chiuso, protetto, protezionistico può comprendere anche la madrepatria e le colonie. Capite? Si cercano materie prime nelle colonie a basso prezzo, a prezzo nullo, senza doverle acquistare dando argento agli stranieri, e si cercano anche, attenzione, consumatori nelle colonie all'interno di un mercato protetto che comprende colonie e madrepatria. Quindi il protezionismo produce guerra. Vedremo nel 600 delle guerre, per esempio tra Inghilterra e Olanda,
che avevano come unica motivazione il predominio commerciale e il tentativo di una delle due potenze di impedire l'arrivo delle merci dell'altra oppure di costringere l'altra ad acquistare le proprie merci, il mercantilismo. Il mercantilismo cerca di esportare le merci e di conquistare colonie. In che modo? Cerca di farlo grazie a delle compagnie commerciali private. Delle compagnie commerciali private che agiscono in regime di monopolio. Fate attenzione perché questo è importantissimo per capire cos'è il mercantilismo. Queste compagnie hanno tutte lo stesso nome. Noi abbiamo già parlato a proposito dell'Olanda della FOC, della VOC che si legge FOC, compagnia olandese delle Indie Orientali. Poi anche gli inglesi fondano la compagnia inglese delle Indie Orientali, la famosa East India Company di cui parleremo in seguito. I francesi fondano la compagnia francese delle Indie Orientali, cioè dell'Asia. Poi ci sono anche le compagnie delle Indie Occidentali, cioè dell'America, e poi quelle del Mediterraneo, e poi quelle dell'Africa, eccetera. Sono, attenzione, flotte navali, attenzione, compagnie commerciali, compagnie navali private che hanno però la concessione dello Stato e quindi agiscono in regime di monopolio. La famosa FOC olandese conquistò il Sudafrica, l'Indonesia, quindi sono navi da guerra ma anche navi commerciali per sottomettere popoli colonizzati. Questo è importantissimo. Ogni paese europeo fonda queste compagnie navali, queste compagnie commerciali navali private che agiscono in regime di monopolio, che significa che tra l'Olanda e le colonie soltanto la compagnia olandese delle Indie Orientali può vendere merci nelle colonie oppure a portare merci dalle madrepatrie alle colonie oppure dalle colonie alla madrepatria, d'accordo? Facciamo un esempio: l'Olanda conquista l'Indonesia, gli indonesiani possono comprare merci soltanto dall'Olanda, dalla compagnia olandese delle Indie Orientali, così come gli olandesi della madrepatria possono acquistare certe merci soltanto dall'Indonesia o da altre colonie olandesi, portate lì da queste compagnie monopolistiche private, non da mercanti stranieri, d'accordo? Quindi questo è importantissimo, l'uso di queste compagnie agiscono in regime di monopolio. Qualcun altro vuol vendere merci in Indonesia, dall'Olanda, non può, la concessione è soltanto verso un'unica compagnia, d'accordo? Voi capite che questa è la negazione del libero mercato, la negazione della libera concorrenza, e infatti il mercantilismo danneggia l'innovazione e la qualità, perché voi capite bene, se io sono un imprenditore olandese, ho la certezza che le mie merci sicuramente saranno vendute ai coloni dell'Indonesia. Ho interessi ad abbassare i prezzi? No, tanto solo io posso vendere in Indonesia. Ho interesse a fare merci di migliore qualità? No, perché tanto io lo so che quelle merci, anche se non c'è innovazione, essendoci un monopolio, non essendoci una libera concorrenza, verranno vendute a forza nelle colonie, capite? Quindi è molto importante questo. Il mercantilismo, che è una forma di protezionismo, blocca la creatività, d'accordo? Blocca l'innovazione, non c'è libera concorrenza. Fate attenzione, i monopoli non riguardano solo i rapporti tra madrepatria e colonia, ci sono anche monopoli interni, tu paghi e ottieni il monopolio. Per esempio, in Francia ci sono delle industrie di seta, non lo so, delle industrie di seta nel territorio dello Champagne. Che cosa fa il regno francese per arricchirsi? Dice che solo una di queste manifatture di seta può produrre e vendere i manufatti di seta nello Champagne, cioè il produttore paga un sacco di soldi allo Stato per avere la concessione monopolistica, capite? Lo Stato prende soldi per dare soltanto a un'azienda il monopolio commerciale di vendere prodotti di seta all'interno della regione francese dello Champagne.
Gli altri non possono farlo, non c'è libera concorrenza, c'è uno che ha il monopolio e per avere questo monopolio paga lo Stato che si arricchisce concedendo monopoli. È chiaro che questo produttore di seta nello champagne potrà mantenere i prezzi alti, tanto non c'è nessuno che gli fa concorrenza con un prezzo più basso, potrà vendere sempre le stesse merci di cattiva qualità. Perché deve migliorare la qualità delle merci? Non c'è nessuno che gli fa concorrenza. Spero di essere stato chiaro su che cos'è il mercantilismo, che è la dottrina economica che si afferma dovunque nel Seicento e che però di cui parleremo moltissimo anche in altri cicli di lezione. La Spagna, quindi poi lo vedremo specificamente parlando della Spagna, come nella seconda metà del Cinquecento la Spagna delle bancarotte, altre 3 bancarotte, i banchieri che prestano i soldi al governo spagnolo falliscono, come 3 erano state le bancarotte nella seconda metà del Cinquecento. La Spagna arriva nella metà del Seicento proprio ad un caos economico. Pensate che addirittura imbrogliano, nel senso che c'è la manipolazione monetaria, al posto dell'argento si sostituisce sempre più rame in una moneta d'argento, quindi capite un imbroglio, le monete d'argento spagnole crollano di valore, così come addirittura si erano ridotti a raschiare le monete, a prendere un po' di polvere d'argento raschiando le monete e rovinandole. Questa è una cosa che succede in Italia, abbiamo detto, c'è come in Spagna la rifeudalizzazione. I baroni meridionali già non lavoravano prima, i grandi proprietari terrieri meridionali ora non lavorano proprio più, non fanno altro che vessare sempre di più i poveri contadini che diventano sempre più poveri e sempre più sottomessi a privilegi feudali. L'Italia del Sud declina fortissimamente nel 500, scusate, nel 600, ci saranno banditi, banditismo, c'era un banditismo endemico nell'Italia meridionale. Abbiamo già detto, parlando dell'età di Filippo II, che i baroni meridionali perdono qualunque tipo di potere politico in cambio di un maggiore potere economico, di pressione, di rifeudalizzazione nei confronti dei contadini, d'accordo? La libertà economica, e l'ho già accennato questo, viene inibita anche, mentre in Inghilterra e Olanda c'era proprio un libero mercato interno, in Italia c'erano le corporazioni di origine medievale, e l'abbiamo già studiato nel Medioevo, quando abbiamo studiato i comuni, che le corporazioni bloccano il lavoro, bloccano il libero mercato, stabiliscono il salario che tu devi avere, come si entra in un certo lavoro e non si entra liberamente, devi fare anni e anni devi essere il garzone, devi essere l'apprendista, eccetera. Stabiliscono i salari, stabiliscono gli orari di lavoro, stabiliscono tutto e quindi ovviamente uccidono la libera concorrenza. Le corporazioni bloccano il libero mercato e l'innovazione. In Italia le corporazioni, anche nel 600, sono molto più forti e quindi il Mediterraneo declina a favore del commercio oceanico. Pensate che alla fine del 600, per quanto sempre incredibile, già alla fine del 600, inizio del 700, il commercio internazionale oceanico fuori dal Mediterraneo rappresenta più del 50% degli scambi europei totali, mentre il commercio all'interno del Mediterraneo meno del 50%. Facciamo un ultimo esempio prima di chiudere la lezione. È una crisi di sostituzione. Anche nei paesi che sono più in crisi, se tu fai innovazione, riesci ad avere successo. Classica è la storia del porto di Livorno. Il Granduca di Toscana vuole lanciare il porto di Livorno al posto di altri porti toscani che erano in crisi. Fa degli investimenti sul porto di Livorno. Oh, abbiamo detto tutta l'Italia è in declino nel corso del 600, tutti i porti d'Italia in declino tranne quello di Livorno che aumenta enormemente i suoi affari proprio durante il secolo della crisi del 600, perché è semplicissimo. A Livorno il Granduca di Toscana abolisce tutti i dazi, le dogane, le corporazioni, cioè rende Livorno un porto franco, libero.
possono arrivare merci che vengono scaricate a Livorno, non ci sono dogane, non ci sono dazi in entrata che aumentano e rendono non conveniente il prezzo delle merci. Si lavora liberamente senza la regola delle corporazioni, capite? Niente dazi, niente tasse, niente regole stringenti, libero mercato, fanno entrare merci di qualunque paese. Il porto di Livorno è un'eccezione, ha un immenso successo nel 600. Quindi vedete, la crisi non è generale, la crisi è di chi non ha innovazione. Persino in un paese allo sfascio nel 600 come l'Italia abbiamo l'esempio esattamente contrario del porto di Livorno, che abolisce tutti i diritti doganali. Questo, diciamo, ecco, spero che sia stato chiaro un insieme delle cose più importanti riguardanti la crisi del 600, non una crisi generale, una crisi strutturale sì, ma una crisi generale non proprio, più che altro una crisi di sostituzione. Abbiamo spiegato che cosa significa. Volete ascoltare, appunto, affondare il coltello nella piaga? Volete sapere in termini più particolareggiati, precisi, come mai la Spagna e l'Italia vanno in crisi? Come mai la Spagna e l'Italia? Volete sentire più chiaramente quale sarà il disastro della Spagna e l'Italia nel 600? Sono lezioni, sono cose un po' tristi, soprattutto per il nostro paese. Seguite la prossima lezione e vedremo il disastro nel 600 dell'assolutismo spagnolo anche dopo Filippo II con i suoi successori, che coinvolge anche l'Italia perché, come vi ho detto in passato, seconda metà del 500, tutto il 600, gli stati italiani sono o direttamente o indirettamente tutti, quasi tutti, controllati dalla Spagna, dalla Castiglia. Alla prossima.